Eccolo! Batman! Batman, tu hai sempre fame. Non si puede. Non si puede así. Batman, fatti vedere quanto sei bello, dai! Mamma mia! Non tengo nada, non tengo nada. Ragazzi, buon pomeriggio, bentornati sul canale. Oggi vi portiamo a fare un giro in centro, in un paese che a noi un po' ha stregato, quindi andiamo! Vamos. Tenerona parcheggiata là in fondo. Ci troviamo a Cafayate, nel nord dell'Argentina, circa 1700 metri di quota. Questo è l'ambiente intorno, quartiere residenziale, penso il quartiere nuovo di Cafayate, ma noi andiamo al centro. Questa volta non con un perro, ma bensì con Batman. Ese è l'hermano di Batman, è il fratello di Batman. Questa è la situazione della ruta, ripio ovunque, ma questa è una zona nuova, quindi se venite da queste parti fra un paio d'anni forse troverete tutto in maniera totalmente diversa. Beh, fra un paio d'anni non lo sappiamo, sempre tempi sudamericani, quindi forse qualcosina in più, però vediamo tante case in costruzione, vediamo tanti spazi verdi lasciati incolti che probabilmente nel tempo verranno sistemati come quartiere residenziale benestante. In fondo infatti vedete una sbarra perché appunto tutto il quartiere è recintato. Oggi è sabato e in questo momento sono le 5 di pomeriggio. Una caratteristica di questo posto sono i Los Cardones, ossia questi qua. Los Cardones sono i cactus a candelabro. Dalle forme più disparate. Poi guardate che spettacolo con sullo sfondo la cordillera. Questa è la sbarra di cui vi parlavo prima. E questa è la ruta per andare in centro. Perri ovunque. Campi di calcio improvvisati con fondo sabbioso. Da casa nostra per andare in centro sono circa 2 km e questo è il panorama dall'altro lato. Queste sono alcune delle tipiche macchine che potete incontrare lungo la strada. Se qualcuno di voi ne conosce il modello lo scriva nei commenti. Ci vedete belli bardati con il piumino perché ci saranno 13-14 gradi. Ricordo che oggi siamo il 17 di giugno e qua è quasi inverno. L'altro giorno, parlando con il nostro fruttivendolo di fiducia, ci ha detto che questi giorni sono i più freddi dell'anno. Quindi possiamo dire che come clima in questa zona non ci si può lamentare. Anche perché se guardate il cielo sono 2 mesi esatti che è sempre azzurro, senza la più piccola nuvola. È anche vero che l'inverno è il periodo secco qua, quindi le piogge le abbiamo sempre in estate, dove la temperatura raggiunge anche i 45 gradi. Fine della strada sterrata e da qua inizia quella cementata. Questo è il posto migliore della cittadina per ammirare le montagne che assomigliano, che danno inizio alla Quebrada de Cafayate, dal tipico colore rosso-verde che si alterna dei diversi strati minerari. Giardini pubblici. Un piccolo dettaglio: di questi giardini che vi abbiamo appena mostrato ne troveremo diversi lungo la strada per il centro, ovviamente in due senza casco. Ho detto cementata perché se guardate bene ci sono i tagli delle enormi lastre appunto in cemento. Le vie secondarie sono ancora di ripio. Questo mercatito è il nostro supermercato di fiducia. Caratteristica interessante barra divertente: qua i supermercati aprono alle 19 di pomeriggio. Questo tutto l'anno, infatti lo vedete chiuso nonostante siano le 5:30, quasi 6, proprio perché aprono alle 7 o là. Guardate la diretta, che significa fare i vlog qua in Sud America. Con le frustate della coda intanto sulle gambe, però c'è da dire che chiudono alle 11 di sera. Quindi l'orario a grandi linee è come il nostro in Europa, in Italia, circa 7-8 ore al giorno, ma con un orario spostato più verso la noce. Ovviamente andiamo anche in 4. Sempre rigorosamente senza casco. Questi sono i marciapiedi che potete trovare quasi in periferia. Ci sentite parlare con questa padronanza perché per noi oggi è il 14° giorno che stiamo qua a Cafayate e a grandi linee abbiamo conosciuta nel dettaglio. Bambini che giocano sul marciapiede, ma la cosa che a me personalmente più affascina è questa qua. Quest'auto è ferma da 15 giorni con il vetro aperto. Ovviamente non ne conosco il modello, ma queste auto americane che abbiamo visto spesso nei film hollywoodiani hanno un fascino allucinante. Eccone un'altra quasi perfetta di carrozzeria, non so se sia stucco o quant'altro,
Ma se cercate il top dal punto di vista automobilistico, guardate qua. Guardate che auto si trovano lungo la strada. E siamo quasi in centro. Una vecchia Volkswagen, parabrezza rotto, comunque dalla polvere dovrebbe essere ferma da diverso tempo. Questa non so di che modello parliamo. Un pick-up che dal marchio staccato dovrebbe essere della Ford, infatti F100, senza gomma. Esatto, Ford. L'escuela, che dovrebbe essere anche l'assilonito di Cafacciate. Quasi arrivati in piazza, ora le vie perpendicolari sono tutte cementate. Quindi il ripio, la sabbia la trovate solo in periferia. Questa è la nostra panaderia di fiducia. Poi vi ci portiamo e vi facciamo vedere quanto costano pane, pasticcini, eccetera. E questa qua sulla sinistra è la piazza di Cafacciate. Noi l'altra sera abbiamo mangiato la pizza su questo locale, e su questo locale, Bodega Garage, di fianco alla chiesa. Ma prima di fare un giro all'interno dei giardini, proviamo a vedere se il museo del vino è ancora aperto. Eccoci arrivati, vediamo se siamo fortunati e possiamo entrare. Questo è l'esterno del museo del vino. ¿Quiere español, inglés o francés? Spagnolo. Me ves la cara. Dos. Una. Perfetto, grazie. A la izquierda. Grazie. Il biglietto ce l'abbiamo, vamos. L'ingresso al Museo della Vite e del Vino costa 1000 pesos, circa 2 euro. Salta ai vigneti più alti del mondo. Guardate questo grafico molto interessante dove ci sono tutti i vigneti più importanti del mondo. Quello di Cafacciate è il più alto, 1750 metri. Contro la Toscana, intorno ai 600 metri, la Rioja, Napa Valley, Barossa in Australia, per arrivare addirittura nella zona di Caci a 3015 metri di altezza. Molto interessante il grafico delle temperature per ogni mese. Il plastico della città, chiamata la terra dove vive il sole, con 340 giorni di sole l'anno. Il nostro mese di ottobre, che qui è il mese di marzo, e le uve prodotte: Bonarda, Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Torrontés, il bianco per eccellenza, lo Chardonnay, Chenin, Sauvignon Blanc, Syrah, Malbec, Tannat. Nel soppalco sono esposti tutti i bianchi e i rossi che si possono acquistare e assaggiare nella caffetteria, prima che un'esposizione artistica lasci spazio alla storia precolombiana della regione e a quella del Torrontés, un incesto tra l'uva moscato di Alessandria e la Criolla Chica. Il costume della prima reginetta della vendemmia, filmati di repertorio e la voglia di gustare una copa. Andiamo ad assaggiarlo. Pallas. Una volta che ti dici di no. Una volta. Guardate Los Cardones con delle forme quasi falliche. Visita guidata terminata, ora però andiamo a vedere se si può mangiare qualcosa, ma soprattutto bere qualcosa. Forse è un po' tardi perché non c'è nada. Qua in fondo ci dovrebbe essere il negozio che noi vedevamo dall'alto, ma stanno chiudendo. Abbiamo appena preguntato, ma è todo cerrato, altrimenti 6 empanada, 3 de queso, 3 de carne o todo de queso, todo de carne con 2 coppe di vino, 2000 pesos in offerta. Che sarebbero circa 4 euro. Claro? Bueno? Bueno. E di fronte, di rimpetto al Museo del Vino, guardate che casa. Credo che sia stato un locale. Al momento credo chiuso. Sì! Representan todos los animales de la puna. Sí. Llama, el suri y la mano es la mano de la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra, la que te da y la que vos tenés que recibir. Claro. Entonces eso es la mano, y la Pachamama se la festeja el 31 de julio y el 1 de agosto. O sea, empezamos el 31 de julio la noche, que es el solsticio de invierno para nosotros, y para ustedes el solsticio de verano. Sí, Sí. claro. Claro. Entonces ahí se festeja la fiesta de la Pachamama. La Pachamama, que se llama acá Madre Tierra. Y entonces la mano representa a la Pachamama porque es la mano que te recibe la comida de la tierra y la que vos das a comer a los demás. Y esa casa es de un artista que hace todas cosas de artesanía con arcilla, que hacen estatuas, caretas, cosas raras. Tiene grandes premios. El señor se llama Cruz. No sé, creo que está cerrada ya la puerta, sí, porque cuando está abierta ustedes pueden pasar gratis y ver todas sus cosas que hacen. Tiene premios internacionales. Sus hijos las llevan a las obras a otros países y las representan a su papá.
Él tiene más de 80 años, pero tiene una juventud divina y hace siempre cosas hermosas. ¿Dónde vive ahora? Ahí. ¿Ahí? Ahí Ah. vive, ahí, chao, chao. Ahí vive, y ha hecho los horneritos y las cuevitas para los pájaros, las aves. Claro. Porque acá hay aguiluchos, hay palomas, entonces ellos van y se hacen ahí sus niditos. Y el suri es un pájaro típico de la zona, de todo lo que es la puna, y la llama también. Grazie per gracias. todo. No, gracias a ustedes y espero che disfruten de Grazie. todo lo que es nuestro norte. Signora gentilissima, ma qua bisogna pensare alla pancia para comer. Vamos a buscar dove podemos comer. Spesso ci è capitato che quando entriamo nei negozi, nelle tiendas, ci dicano che va buscando, che van buscando, che andate cercando, che da noi è una formula poco formale, ma loro lo dicono normalmente col sorriso, che van buscando, che vai cercando. O detto in dialetto maceratese corridoniano, che vai cerchenne, dimmelo. O al plurale, visto che ne siete tanti, che iete cerchenne. Esattamente. La fame fa questi scherzi, questi brutti scherzi. Aspettate, vi faccio vedere una cosa. Mitica Honda Transalp. Para carena, faro supplementare, segna 70.000 km, anche qua faro supplementare. Questo dovrebbe essere il primo modello perché ha un solo freno a disco e ha il freno a tambuto dietro. Moto che hanno fatto la storia. Torniamo in piazza e lungo la strada troviamo l'ostello Ruta 40. Oltre all'hotel Asturias Cafayate. Questo ci ricorda un po' il sud della Spagna, bellissimo. Ora sotto questo tramonto pazzesco, perché tutte le sere c'è una luce particolare. Quanto è bella Cafayate. Ma ora vi portiamo in un posto ancora più bello. Ovvero Bodega Garage. Arbol Negro. Torrontés, nel popolo andino, organico. Pizza spolverizzata, siamo anche leggermente ubriachi, ma leggermente Non perché il tanto, vino dai. era pochissimo, ma comunque pizza e vino abbiamo pagato 6 euro. Ora vamos alla panadería. Esto. Dos facturas con crema. Ma quanto abbiamo pagato? Abbiamo pagato uno sfilatino e dos facturas con crema, cioè 2 pasticcini con la crema, 70 centesimi. We love Argentina. Sì, con todo nuestro corazón, però non solo por eso. Por todo. E dopo questa dichiarazione d'amore, 2 chilometri e torniamo alla nostra abitazione, che poi nel prossimo video, domani, quando ripartiremo per Salta, ve la faremo vedere perché forse è la struttura migliore dove abbiamo soggiornato in tutti i nostri viaggi intorno al mondo. Ciao a todo! E comunque questi video dove vi mostriamo la nostra semplice vita, ma soprattutto questi luoghi super semplici, vi piacciono? Fatecelo sapere nei commenti. Ciao ragazzi. Nos encanta Cafayate. Questa però la devo condividere. Chi è che se la ricorda? Chi è? Uno Fire! Top. Ultima cosa, come scende il sole la temperatura precipita, ora saremo intorno ai 5-6 gradi. Non vediamo l'ora di rientrare, d'altronde siamo su una zona desertica e ci sono degli sbalzi enormi di temperatura, però come abbiamo visto al museo per l'uva questo va benissimo perché questa escursione termica è molto funzionale per un'ottima riuscita del vino. E dopo la cena ne abbiamo anche le prove. Voilà. Ci mancava la colazione. 4 plátanos. Salutiamo il nostro fruttivendolo di fiducia per 15 giorni. Come si chiama? Walter. Walter. Grazie a Walter. Alla prossima.
Walter ci ha dato anche qualche consiglio. Prossimo anno, quando torneremo, dobbiamo fare uno short su YouTube dell'entrata a Cafayate, e così la gente sa che siamo a Cafayate e viene a salutarci. Cerca, bueno, lo hacemos. Grazie, Muchas Walter. gracias. Prossimo anno. Prossimo anno. Hasta pronto. Siamo gli amici del mondo. Sì, esatto. Buonasera. Buonasera. Come potete vedere, l'illuminazione pubblica non è il massimo da queste parti. D'altronde è un quartiere tutto da fare. Appena tornati a casa e c'è lui ad aspettarci. E c'è anche lui. Dove sta il tuo fratello? Tuo fratello vestito, dove Tuo fratello vestito dove sta? No, 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 no. Buenas noches.